Ciao, in questo video vedremo questi due controlli di due termocoperte della Imetec. Me le ha portate un carissimo amico dicendo che la coperta non scalda più. Lui la coperta l'ha staccata, le coperte le ha staccate, ha provato la resistenza elettrica della termocoperta ed è intatta. Quindi mi ha detto sicuramente il problema sta in questi regolatori di temperatura e lamenta che il LED lampeggia. Hanno tutti e due lo stesso difetto. Qui abbiamo off 12 ore e 75 minuti, che è il tempo massimo che deve funzionare la termocoperta, e qui abbiamo la regolazione della temperatura della termocoperta da 1 a 9. Adesso cerco di aprire questi gusci, vedere come è fatta e cercare di ripararla. Andiamo a smontarle. L'ho già aperto con molta fatica perché non è prevista l'apertura di questo guscio. Gli hanno fatto delle linguette qui che si sono rotte, 1 2 3 4, che vanno a agganciarsi qua dentro, sotto qua, che dall'esterno non è possibile spostare assolutamente. Quindi una volta chiuso questo guscio qui non è più possibile aprirlo senza andare a rompere queste linguette, perché per non rompere bisognerebbe spostarle, quindi farle uscire da questa cava per poterlo aprire. Quindi il guscio non è fatto per essere aperto, probabilmente è fatto anche per la sicurezza, perché questo qui una volta chiuso è certificato e nessuno deve andare a manometterlo. Infatti toccare queste cose può rendere poi la termocoperta pericolosa. Queste schede qui non vanno riparate. Però noi adesso a livello didattico cerchiamo di capire perché non funziona. Vediamo come è costruita. Abbiamo la linea che entra di qui, c'è un fusibile, un varistore, due C106 sono due SCR uguali, un LED di segnalazione, un transistor, e sotto abbiamo dei componenti SMD. Questo è un LM324 e questo purtroppo ha la sigla cancellata, si vedono proprio le righe che sono andati a cancellare la sigla. Secondo me è un microcontrollore, perché se c'è il LED che lampeggia non c'è nessun altro integrato che può far lampeggiare il LED oltre a un microcontrollore. Poi guardando un po' le piste sembra che vadano a pilotare il gate dell'SCR. Adesso prima di dare tensione io proverei prima di tutto il fusibile, che secondo me funziona perché mi ha detto l'amico che me l'ha dato che lampeggia il LED. Corti non ce ne sono, potrei già dare estensione, però giusto per scrupolo controlliamo che non ci siano cortocircuiti, e già che ci siamo controlliamo i diodi e quello che si può controllare velocemente per capire se i componenti sono ok. Proviamo il fusibile, è buono, metto sul provadiodi, proviamo gli SCR, tra anodo catodo non c'è nulla, verso il gate non c'è nulla, anodo catodo segna qualcosa, probabilmente qualcosa in parallelo. Proviamo velocemente i diodi. Ok, 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 tutti questi 4 diodi. Ok, ok, giriamo dall'altra parte per provare questi altri 2. Ok, ok, vediamo sotto, possiamo provare il transistor, la base è sicuramente in centro di questo BC, 0,7 e 0,7 sono le due giunzioni. Qui ho un diodo 0,5 va bene, un altro diodo 0,5 va bene. Vediamo in parallelo ai condensatori se c'è qualche cortocircuito. Va bene, vediamo qui le piste sull'alimentazione. La fase va al fusibile, va al varista che va al neutro. C'è qualcosa di strano qua. La fase va via diretta. Ma in pratica il fusibile è messo solo per proteggere il varistore, perché se il varistore va in corto verso la tensione, il fusibile lo protegge. Il fusibile mi sembra di aver letto, sì, 2 A, qua si intravede, 2A. Con fusibile di 2 A potevano mettere tutta la scheda in maniera da proteggere il tutto, perché qui fase neutro vedo che vanno in giro, ci sono piste di fase, piste di neutro vicino, se va su dall'umidità si forma cortocircuito e questo fusibile non lo protegge perché è messo solo a protezione del varistore. Andiamo a alimentarla per vedere questo lampeggio che c'è sul LED, vedo se riesco a ricavare un minimo di schema per
capire come viene ricavata la tensione che va a alimentare il microcontrollore. Cerco i datasheet dei componenti del 324 e la piedinatura del TIC106, che mi sembra che sia catodo, anodo, gate, qualcosa del genere, o anodo, catodo, gate, così per capirci qualcosa e andare a alimentarla. Ho ricavato le parti importanti dello schema, quindi come abbiamo visto il fusibile è messo sulla protezione del varistore. C'è una resistenza qui direttamente tra fase e neutro, che la vediamo qui, la vediamo bene sulle piste, tra fase e neutro proprio secca da 1 megaohm, probabilmente serve a scaricare energia residua che rimane in questo condensatore per evitare di sentire magari una leggera scossa una volta estratta la spina, perché se il condensatore rimane carico c'è il rischio di sentire una scossa sulla spina. Poi abbiamo una lampada a neon, che è questa qui, che è collegata tra fase neutro e fase dopo l'interruttore tramite una resistenza da 150 kΩ. L'interruttore è scorrevole, questo qui è visto proprio così, sullo 0 non c'è collegato niente, sul primo scatto che è 12 ore mi inserisce la resistenza esterna e anche sul secondo scatto viene inserita sulla fase direttamente tramite un diodo, quindi qui ci sarà una pulsante probabilmente per ridurre la potenza della resistenza riscaldante. I due SCR sono messi in serie, uno sembra pilotato dall'LM324, questo qui, seguendo un po' le piste vanno in zona qui, delle resistenze, poi vanno a un piedino, come arriva anche il trimmer, arriva qui su un piedino, quindi c'è tutta una regolazione, penso a parzializzazione di fase, quindi il primo parzializza la fase, e il secondo SCR invece è comandato dal microcontrollore, che secondo me o fa un comando a impulsi o fa proprio l'on off per il tempo impostato, quindi dopo 12 ore 75 minuti spegne. Quindi uno è pilotato dall'analogica e uno è pilotato da digitale. Adesso gli diamo tensione, volevo controllare qui se ci sono questi 5 volt e volevo vedere se i due SCR sono pilotati e se esce qua tensione. Adesso io qui gli metto una lampadina da un centinaio di watt, la resistenza della termocoperta è 150 watt, quindi con un centinaio di watt non ci sono problemi, anche perché non c'è nessun sensore di corrente, c'è questa resistenza qui che è questa, ma non mi sembra di aver visto piste che vanno a fare il sensore di corrente, però è molto difficile qui ricavare lo schema, quindi non saprei se sono riusciti a usare questa resistenza da un ohm come sensore di corrente. Ok, ho alimentato tutto sotto trasformatore di isolamento e scatola cinese solita. Andiamo ad accendere. Si accende la lampada neon. Il LED fa degli impulsi. Fa un impulso lento. Andiamo a vedere tensione di linea 226 volt. Andiamo a vedere la tensione su questo condensatore 5,1 volt, quindi questo circuito qui è ok. Quindi tra il meno che è il neutro, infatti se vado qui ho 5 volt, qui non appoggio bene, metto il puntale, questo qua puntito, 5,1. Questo gate qui 0,6 potrebbe essere già pilotato, questo qui non c'è niente su questo. La piedinatura degli SCR catodo, anodo e gate, questo è il 324, il transistor e il microcontrollore. Volevo provare a bypassare catodo anodo, vediamo prima questo, non succede nulla, visto che si è accesa la scatola cinese, la bypasso, qui si accende, infatti questo è già pilotato e questo no, quindi il microcontrollore non comanda questo SCR, infatti non ho nessunissima tensione sul gate. Andiamo a vederla qua sul D1, sull'anodo, quello che arriva direttamente dal micro, questo è il pin del micro, non c'è tensione, quindi il microcontrollore non sta pilotando l'SCR. Vediamo se sposto l'interruttore di un passo, vado su 75 minuti, no, il microcontrollore non pilota. Questo qui è già, no, era il minimo, lo giro al massimo, però questo qui è già pilotato, quindi non cambia nulla, no, non c'è nulla. Tolto tensione,
Devo vedere quella parte qui analogica, perché non vorrei che il microcontrollore non veda qualcosa sull'analogica. Anche se dallo schema che ho ricavato non mi sembra che arrivi l'analogica al micro. Ah, ci sono queste due piste qui, a meno che uno è il pilotaggio del LED, uno è il pilotaggio del SCR, dopo ci sono due piste che vanno in giro per le resistenze. È un casino ricavarle, fanno tutto in giro tra sopra e sotto, c'è tutta una... non so se sono ingressi e se sono uscite. Posso provare il transistor LM324. Adesso magari provo a tappeto tutte le resistenze, non sto lì a filmarle perché basta solo provarle col tester e vedere se c'è qualche anomalia. Eventualmente se si misura una resistenza errata bisogna alzarlo su da una parte e provare la resistenza. I diodi già da montati mi misurano bene. Provo anche con l'LCR i condensatori, quindi questo e gli elettrolitici, e poi vediamo. Ho tolto il transistor, l'ho messo sul prova componenti ed è buono, come già mi segnava il tester. Poi ho smontato l'LM324 dissaldato, c'era anche parecchia colla, questo qui è il punto colla, è una colla particolare per incollare tutti i componenti in SMD, perché dopo questi componenti vanno in onda per fare la saldatura tradizionale. E l'ho montato sul prova componenti con lo zoccolo adattatore da SMD per poterlo provare, però me lo dà già buono. Eccolo qui, LM324, l'ho già riconosciuto in automatico. Adesso comunque io ne ho uno nuovo, lo cambierò, giusto per non rimonto su questo, anche se è buono. Quindi rimonto il transistor, rimonto l'integrato e proviamo a riaccendere e vedere se cambia qualcosa. Quello che mi viene da pensare è che si sia guastato il micro, però mi sembra strano che si guasti solo l'uscita del Q1, il LED lampeggia, o che se dopo 8 ore succede qualcosa, lascia a voi immaginare. Ho provato tutti i condensatori, sia elettrolitici che questo in poliester, sono tutti ok. Ho provato tutte le resistenze che potevo provare, sia queste qui in THT che quelle SMD, sono tutte ok. Ho rimontato il transistor, monto l'integrato nuovo, e anche lui della Texas come quello vecchio, e vediamo cosa succede. Integrato saldato, adesso gli do una pulita con l'alcol isopropilico e poi accendiamo. Ok, ho dato tensione, adesso accendiamo qua. Il LED adesso fa 3 lampeggi anziché 1. Qualcosa è cambiato, però la lampadina non la vedo accendersi. Vediamo le tensioni sui gate. Qui c'è sempre 0,6 e qua non c'è niente, quindi questo è il pin che arriva dal micro. Qui sul diodo non c'è nulla, non viene pilotato, infatti se chiudo anodo e catodo la lampadina si accende. A questo punto rimane solo il micro. Provo a mettere un carico maggiore perché non vorrei che mi controlla se c'è carico o meno. Non penso, perché all'accensione dovrebbe tentare di accendere, però non vedo nessuno spunto neanche sulla scatola cinese. Metto 2 lampadine e vediamo cosa cambia. Ok, ho collegato 2 lampadine, quindi siamo leggermente superiore alla potenza della termocoperta, che dovrebbe essere 150 watt. Questi sono 175 watt. Accendiamo. Niente, questo qui fa 3 lampeggi. Proviamo a chiudere questo. Niente, non viene pilotato il gate di questo SCR. Provo anche l'altra scheda, anche di questo ho fatto tutte le verifiche come ho fatto su quella. Anche questa fa un lampeggio come faceva quella di prima. Non so cosa significa 1 e 3 lampeggi. Potrei tentare a cambiare anche qui l'M311 a vedere se i lampeggi diventano 3. Proviamo. L'ho cambiato anche quest'altra, l'M317, ma non è cambiato nulla, il lampeggio è sempre a un impulso. Quindi è proprio il microcontrollore che sembra a volte dia un impulso e a volte 3. E quindi anche qui non c'è niente da fare. C'è il microcontrollore di mezzo che comanda il nostro SCR in uscita e non possiamo fare nulla. Tutto il resto è stato provato, non c'è più nessun altro componente perché tutte le resistenze le ho provate, ho cambiato l'integrato, tutti i componenti sono buoni. Quindi o per guasto del micro, non penso, perché se si guasta un microcontrollore non dovrebbero più andare in nessuna uscita, a meno che è tornata indietro tensione tramite questo tiristore al pin del micro, quindi è tornata indietro tensione e ha guastato il pin del micro, o c'è un bacco software, non ci sono altre spiegazioni.
anche trovare un microcontrollore da cambiare, serve comunque il programma, anche se non sappiamo che componente c'è su, perché hanno cancellato su tutte e due la sigla. Su uno si vede bene che è stata proprio cancellata in modo abrasivo, e quindi andiamo alle conclusioni finali. Eccoci al termine del video. Abbiamo visto che un guasto al microcontrollore porta l'apparecchiatura irreparabile, e questo ultimamente è una cosa frequente su queste piccole apparecchiature o anche più grandi. Il guasto ai microcontrollori purtroppo porta alla irreparabilità del prodotto. È un peccato perché non riusciamo più a riparare autonomamente i prodotti. Spero che il video ti sia stato utile e noi ci sentiamo e vediamo nel prossimo video. Ciao!